Iniziamo con la prima CBR 900 RR, quella del 1992, quella che ha cambiato completamente la storia delle sportive come le conosciamo oggi. Prima di lei, tutte le sportive, le maxi sportive giapponesi, le 4 cilindri 1000, erano lunghe, molto potenti, pesanti però, difficili da far voltare e sul misto assolutamente incomparabili a quello che è il nostro concetto di una sportiva attuale. Con una 750 gli si girava letteralmente intorno. Quando è arrivata lei, la prima geniale creatura dell'ingegner Tadao Baba, il mondo è cambiato. Pensate che è nata per caso, perché Honda all'inizio avrebbe voluto creare con questa CBR una 750 un po' più umana e con costi molto più contenuti rispetto a quelli esorbitanti dell'RC30, un modello raffinatissimo ma prodotto soltanto per correre, per partecipare al mondiale Superbike, alla 8 ore di Suzuka e alle gare di endurance, e quindi destinata ai piloti, non agli utenti, ai motociclisti di tutti i giorni. Poi qualcuno in Honda, come è successo diverse volte nella storia della casa di Tokyo, ha cambiato idea e ha deliberato di continuare con i V4 per quello che riguardava i modelli da gara, ed è nata la RC45. L'ingegner Baba, libero dai vincoli del regolamento, ha fatto la CBR 900. Ha aumentato l'alesaggio del motore, l'ha portata a 893 cm3, creando così una via di mezzo fra le 1000 pesanti ma molto potenti e le 750 molto più agili ma nervose e con un motore che non gli permetteva di tenere il passo delle 1000. Cosa è successo? È venuta fuori una moto meravigliosa, una perfetta via di mezzo, equilibratissima, che per anni ha scritto la storia del motociclismo sportivo. Proprio questa è stata la prima. All'avantreno c'è una forcella convenzionale che adesso sembra un po' una rovesciata, ma in realtà è un trucco, è quasi un'illusione ottica. Gli steli sono sopra, ma con il gioco del piedino e del parastelo sembrava quasi una forcella rovesciata. La linea adesso ci appare un po' datata, ma è comunque più attuale di molte moto della sua epoca. Il codone che rivela la sua età, un pochino grosso, massiccio, c'è uno spazio sottosella che adesso fa invidia a diverse sport touring, una sella ampia sia per il pilota che per il passeggero. Ma guardate il telaio, la carenatura è ancora moderna, bellissima. Guardate davanti il doppio faro, la traforatura del cupolino per renderla più agile nei cambi di direzione alle alte velocità, una scelta un po' anticonvenzionale che fa il paio con la ruota anteriore da 16 pollici, da sempre un pallino dell'ingegner Tadao Baba, che aveva determinato una moto agilissima, che è tuttora molto agile come vi racconteremo dopo averla provata, e con un 130/70 all'avantreno. All'epoca, con le coperture che c'erano in quel periodo, la moto si rivelava un po' nervosa, soprattutto sul veloce e nei cambi di direzione, perché era molto leggera, 185 kg, e pur avendo una potenza che oggi ormai associamo alle 600, perché parliamo di poco più di 110 cavalli, la moto si rivelava piuttosto nervosetta. Guardate com'è fatta. I 3 strumenti, come andava di moda allora, con il grosso contagiri al centro come sull'RC30, il tachimetro separabile per usarla in gara, anche se non poteva correre in nessun campionato vista la sua cilindrata, la temperatura e il blocchetto spie. Il telaietto adesso potrebbe venire visto come una mancanza di raffinatezza, una finitura brutta che rimane a vista. Allora era meraviglioso perché faceva tanto corsa, faceva tanto racing, e gli stessi blocchetti, che anche adesso ci sembrano poveri, all'epoca, pensate, erano gli stessi dell'RC30. Siamo reduci da un bel turno in pista. Dopo averla provata vi possiamo dire che, ragazzi, ha 25 anni ma sicuramente non li sente, specialmente come guida. Gommata con una gomma attuale, perché i ragazzi di Pirelli, come abbiamo detto, hanno montato una Diablo, non una gomma dell'epoca, ma comunque la prima, la capostipite della famiglia Diablo, che va avanti tuttora con grande successo. Come si comporta la prima CBR 900 qui fra il cordolo di Alcaraz? Benissimo. È una moto ancora attuale, con una guida bellissima, con un'agilità e allo stesso tempo una stabilità in percorrenza che fa invidia a diverse sportive attuali e che francamente non trova riscontro in nessuna delle concorrenti dell'epoca. Ha veramente ridefinito un'epoca, ha dato origine a una stirpe che poi dopo è cambiata con il passare degli anni, ma che, vi anticipiamo, probabilmente ha ritrovato con l'ultima proposta, quella del 2017, molti degli elementi di leggerezza, di agilità e di total control, come amava dire l'ingegner Baba,
della versione originale. La spinta adesso è paragonabile a quella di una 600, il motore ci sembra vuoto sotto, abituati a dei 1000 con dei regimi corposi, prepotenti. Qui l'erogazione è pastosa, bella distesa, il 4 cilindri a carburatori gira bene, spinge abbastanza forte, ma le velocità che si raggiungono non sono quelle delle sportive attuali. Quando siamo tornati in sella dopo aver provato le versioni successive, tutto sembra andare quasi a rallentatore. È però una guida davvero bellissima, la posizione di guida è abbastanza compatta per l'epoca, però un pochino distesa per gli standard a cui siamo abituati adesso, e di conseguenza ti porta a delle posizioni un pochino naturali del corpo a cui bisogna fare l'abitudine, ma si guida molto bene di corpo e, come dicevamo, ha un inserimento in curva, un rollio attorno alla ruota anteriore che è veramente spettacolare. Si digeriscono le varianti in un lampo, l'inserimento è fulmineo, anche se purtroppo il vento, che probabilmente sentite anche nell'audio, ci ha impedito di forzare come avremmo voluto, ma abbiamo comunque riscontrato una guida moderna, gratificante e piacevole. Se ne avete una, dateci retta, fatevi un regalo, montate gomme moderne e portatela a sfogarsi fra i cordoli di una pista, perché la scoprirete molto divertente. Adesso però andiamo a vedere le sue sorelle più piccole, più giovani. Andiamo! Con la CBR 900RR del 2002, la cosiddetta 954 in omaggio della cilindrata, abbiamo l'ultima delle 900 prodotte da Honda. La serie CBR dall'anno successivo è poi diventata 1000 per poter correre in superbike senza concedere vantaggi di cilindrata alle concorrenti, e si è trasformata in maniera radicale. La 954 la possiamo considerare il culmine dell'evoluzione della famiglia CBR a cilindrata non piena, ed è stata una moto abbastanza particolare. Seguiva tutta un'evoluzione che c'era stata negli anni 90, che aveva portato la cilindrata a crescere progressivamente fino ad arrivare appunto a questi 954. La precedente 929, che aveva introdotto la forcella a steli rovesciati, il cerchio anteriore da 17 pollici che molti chiedevano, era stata vista un po' come troppo semplice, troppo user friendly per quello che ne dicevano un po' i detrattori. È una moto estremamente equilibrata, ma sicuramente non molto prestazionale nella guida in pista, nella guida più specialistica, anche se, ricordiamocelo, nell'Europeo Stock aveva saputo conquistare il secondo posto nelle mani di Mark Eccles con il Team Arumi. La 954 cambiava radicalmente carattere, molto più moderna, come potete vedere, con all'anteriore un faro molto particolare, il primo dei multi-reflector che avrebbero poi caratterizzato altri modelli della gamma Honda, e linee stilistiche molto più taglienti, molto più tese, ad inaugurare una nuova tendenza che in quegli anni stava cominciando a fare scuola. Si vede un codino che è molto più moderno rispetto alle altre versioni, molto più affilato, con linee molto più tese e slanciate verso l'alto, un silenziatore che fa vedere come stessero cominciando ad arrivare le prime normative Euro. Soluzione tecnica molto interessante che c'era all'epoca era, proseguendo sempre il discorso inaugurato dalla 929, il perno del forcellone pivotless, ovvero il telaio si interrompeva bruscamente e il perno forcellone è imperniato direttamente sul telaio. Soluzione non inedita per altre case, ricordiamo che qualcuno ne aveva fatto la sua bandiera del perno forcellone fulcrato nel carter, ma una novità quasi assoluta per Honda, perlomeno sulle 4 cilindri. Il posto di comando è molto diverso, la posizione di guida è molto diversa, molto più moderno, molto più raffinato, con finiture decisamente più gradevoli e assolutamente più attuali. Da un punto di vista del pubblico, la 954 o la si amava o la si odiava. Era infatti molto più tagliente, molto più affilata e richiedeva una guida decisamente più specialistica. La ricerca dell'agilità l'aveva penalizzata un pochino sul piano della stabilità e della sfruttabilità. Di conseguenza serviva un pochino più di manico, un po' più di mestiere, per divertirci in sella in sicurezza, e proprio per questo alcuni dei precedenti clienti della CBR non l'amarono particolarmente, a tal punto che Honda arrivò a proporre a alcuni dei suoi clienti la sostituzione della piastra di sterzo con quella del modello precedente per calmare un pochino un avantreno che era decisamente nervoso. In questo caso Pirelli ha montato un Diablo Rosso 2, come potete vedere, anche questo non dell'epoca, ma che migliora sostanzialmente le caratteristiche di guida della 954. Quella che all'epoca era una moto davvero tagliente, davvero nervosa, a questo punto viene valorizzata dalle nuove coperture. Proviamo a farci un giro in pista e poi vi raccontiamo com'è.
954 è sensibilmente più moderna di quella 900 che abbiamo provato prima, la si sente già al tocco sui comandi, tutto funziona in maniera molto più vicina a quello a cui siamo abituati, ma si sente comunque che non è una moto nata oggi. Agilissima, non come la precedente paradossalmente, l'avantreno ricordiamo qui è da 17 pollici, non più da 16. Però le quote ciclistiche, la distribuzione dei pesi e una tendenza a sentire tantissimo trasferimenti di carico in frenata e in accelerazione la rendono piuttosto impegnativa da gestire, soprattutto quando si prende in mano il gas in uscita di curva. Qualche sbacchettata filtra molto spesso se col gas si lavora con decisione, soprattutto perché adesso le Diablo Rosso che abbiamo montate, le Diablo Rosso 2, consentono di guidare con una confidenza che le gomme dell'epoca sicuramente non garantivano. L'avantreno è praticamente irreprensibile, il posteriore perde qualche cosa, non è una gomma in mescola, non è una gomma nata per sfruttare a pieno le potenze di una moto come questa in pista. Ricordiamo che i cavalli cominciavano a essere veramente interessanti perché si andava oltre i 150 e insomma quando si apre la spinta è di quelle che fa divertire, tende ad alzare la testa, tende a impennare, non per niente molti stuntman la adoravano e non l'avrebbero cambiata per nessun'altra moto, si impennava con molta facilità e anche in frenata era facile mettersi di traverso perché come dicevamo sente tanto i trasferimenti di carico e quindi sui saliscendi dove ci sono pendenze positive o negative in frenata il posteriore diventa un po' ballerino. È molto emozionante da guidare, lo dicevamo è ancora attuale con un bel inserimento e una percorrenza che con le gomme con queste Diablo diventa sicura, diventa piacevole, a patto di caricare bene l'avantreno. Bisogna guidare un pochino ingorgnati sul davanti, bisogna caricare bene i semimanubri, spingere bene sulle pedane in maniera tale da spostare il peso in avanti e garantire quella precisione che in effetti la 954 sa dare con le gomme di oggi. Qui passiamo al 2004. Il mondiale Superbike ormai vede soltanto la partecipazione delle 1000 sia bicilindriche che 4 cilindri e Honda non vuole restare indietro, ha fatto la 1000 apposta per andare a correre ad armi pari e andare a battere tutte quelle case che dai tempi della bicilindrica VTR SP le avevano negato la vittoria. La CBR 1000 del 2004 quando esce è bellissima, è sostanzialmente una replica dell'RCV 211, la moto con cui Honda corre in MotoGP. Un pochino più massiccia della 600, uscita l'anno prima, che era assolutamente spettacolare, vicina anche nelle proporzioni a quella che era una MotoGP. La 1000, come dicevamo, è un pochino più pesante nelle linee, il motore è più grosso, lo scarico un pochino più importante, di conseguenza il codone diventa un pochino più lungo e permetteteci un pochino più sgraziato. La sostanza però è tanta e c'è davvero tutta. Guardate che telaio e guardate il forcellone, è un bellissimo telaio a doppio trave in alluminio come da buona tradizione giapponese. Nell'impianto frenante, come potete vedere, debutta su una Honda la pinza a montaggio radiale Tokiko, la forcella a steli rovesciati, naturalmente un avantreno da 17 pollici e per vedere un'altra delle novità ci spostiamo in zona ponte di comando. Debutta infatti l'ammortizzatore di sterzo elettronico HESD di Honda e un quadro comandi innovativo e anche questo simile alla 600. Vi facciamo vedere, misto analogico digitale, molto leggibile e sicuramente piuttosto raffinato. Qui il possessore, un collezionista che ha gentilmente prestato a Pirelli le moto per la realizzazione di questo servizio, ha aggiunto un contamarce che non era previsto nella versione di serie. I ragazzi di Pirelli hanno gommato la prima CBR 1000 con dei Diablo Rosso Corsa. Cominciamo a notare in questa progressione un netto miglioramento da quelle che sono le prestazioni delle gomme. Qui abbiamo una gomma comunque stradale per quanto si chiami corsa, non nata, c'erano già i supercorsa, non era la gomma specialistica da pista, una gomma dal profilo piuttosto rotondo che esalta le caratteristiche di stabilità e di confidenza che offriva la prima CBR 1000. Come abbiamo detto prima è un pochino pesante, anche un pochino lunga dei rapporti, probabilmente per aderire alle normative antirumore che volevano le verifiche
passando davanti al fonometro, a una velocità fissa, quindi le rapportature più lunghe aiutavano a tenere più basse i regimi del giromotore. Non per niente nel modello successivo la rapportatura venne accorciata per recuperare un pochino quella brillantezza in accelerazione che qualcuno lamentava un pochino persa rispetto alla 954. Tutta la moto, tutto il 1000 è stata un pochino una risposta all'eccessiva agilità percepita da qualcuno della 954. L'abbiamo riscontrato bene in pista, trovando una moto stabile, molto facile da guidare, un pochino impegnativa nei cambi di direzione perché è un po' lunga, un po' pesante, le masse si sentono, si fa un po' fatica a farla voltare, ma una volta infilata in traiettoria è veramente un rasoio, perché dove la si mette sta, si riesce a prevedere con estrema precisione dove si uscirà dalla curva, anche spalancando il gas, perché il motore è molto pastoso, con una bella cattiveria, perché le potenze cominciano a crescere in maniera sensibile qui su questa 1000, ha comunque un'erogazione bellissima. Ricordiamoci che qui ancora non c'è assolutamente niente di elettronica, pensate che non aveva nemmeno la frizione antisaltellamento, il pilota doveva gestire tutto quanto, quindi un'erogazione pulita e precisa, senza picchi, senza caratteristiche che potessero mettere in difficoltà il pilota, era assolutamente essenziale perché non c'erano controlli di trazione a salvarvi la pelle se esageravate con l'acceleratore, bisognava essere molto precisi e di conseguenza la moto doveva darvi una grande confidenza, permettervi di spalancare sapendo bene che l'erogazione sarebbe stata prevedibile, vi avrebbe portato dove volevate e non sparati in aria. Da questo punto di vista il Rosso Corsa aiuta moltissimo perché è una grande comunicativa, è molto rotondo nel profilo e se magari non la aiuta rendendola un pochino più maneggevole come qualcuno forse vorrebbe, in realtà però la rende estremamente omogenea, prevedibile e gratificante nella guida. Come dicevamo, stabile. Purtroppo non abbiamo potuto verificare le doti di frenata perché purtroppo questo esemplare ha un pochino sente un pochino della vecchiaia dell'impianto frenante, di conseguenza non possiamo dirvi come si comportava. All'epoca era uno dei punti forti perché nonostante l'assenza di raccordi in treccia aeronautica si staccava molto bene, quella pesantezza, magari quella lunghezza, quella stabilità veniva in aiuto permettendo di affondare bene la staccata e di entrare bene in curva con i freni in mano. E al giorno d'oggi ci troviamo di fronte a una moto già moderna che riusciamo a paragonare alle sportive attuali. Quello in cui pecca, quello in cui sente maggiormente il peso dell'età, ricordiamo che stiamo parlando di una moto nel 2004, quindi di 13 anni fa, è nel non saper unire, come fanno le sportive attuali, stabilità e maneggevolezza. Qui c'era privilegiata la stabilità e andando avanti con i modelli invece riscontreremo delle moto, senza anticiparvi niente, che riescono un pochino a recuperare quell'equilibrio totale, appunto quindi quel compromesso virtuoso fra stabilità e agilità che avevamo trovato tanto nella prima. Avanti che è il tempo di passare al 2017. Ed eccoci finalmente con una delle novità di quest'anno, la CBR 1000 SP del 2017. La risposta di Honda a chi l'aveva accusato di immobilismo fino a qualche tempo fa. In realtà la casa di Tokyo non aveva dato grandi soddisfazioni sui fan più sportivi, lasciando immutata la CBR 1000 per veramente tanto tempo. Pensate che dal 1994, l'ultima versione che abbiamo provato, a questa c'è stato un vero solo cambio di modello nel 2009 e successivi affinamenti importanti finché vogliamo, con l'arrivo tra l'altro della prima versione SP, ma più rivisitazioni, più evoluzioni che rivoluzioni per quanto riguarda la Fireblade. In questo caso, come abbiamo raccontato nella nostra intervista all'AS Project Leader che si è occupato dello sviluppo di questo modello, continuiamo a parlare di evoluzione, ma come dicono in Honda hanno salito talmente tanti gradini in una volta che il termine rivoluzione può essere giustificato. E si fa addirittura fatica a raccontarvi quante e quali siano le migliorie di questa 1000 SP rispetto alle precedenti, perché la lista è praticamente infinita. Guardate l'avantreno naturalmente odierno, notiamo il cavo che denota la presenza di sospensioni a controllo elettronico che debuttano per la prima volta su una Honda. Le pinze Brembo monoblocco con relativo impianto frenante sono lo stato dell'arte attuale. Vi portiamo però a fare un giro virtuale sopra la CBR 1000 facendovi vedere con il ponte di comando, il cruscotto e il codino prima di andarci in pista e di farvi vivere un giro on board e raccontarvi dopo le nostre impressioni di guida. È una moto tutta nuova e si vede, da qualunque parte lo si guardi, come vi dicevamo. Guardate già il telaio. Honda dichiara che è identico nelle misure a quello del modello SP precedente, ma completamente variato nelle rigidità interne per garantire un diverso comportamento. Lo scarico è molto bello, voluminoso come vogliono le normative attuali, ma comunque ben integrato nella linea della moto. E guardate il monoammortizzatore posteriore con, scusate, il serbatoietto piggyback di compensazione, anche questo a controllo elettronico.
Date un codino affilatissimo come vogliono le tendenze attuali, con il faro posteriore a LED, e guardate soprattutto la piastra di comando, è un colpo d'occhio meraviglioso. Notate già la piastra, i blocchetti di comando necessari per gestire tutta la dotazione elettronica e soprattutto il cruscotto completissimo, come si conviene a una moto che finalmente ha una dotazione elettronica completa. Ne parleremo dopo il nostro giro in pista. Vi facciamo vedere per ultimo la vista anteriore. A questo punto scendiamo in pista e vi raccontiamo com'è appena scendiamo. Venite con noi. Ed eccoci reduci anche dall'ultima prova in pista, quella della CBR 1000 SP1 del 2017. Che dire, è una moto pazzesca, questo lo sapevate già dalla nostra prova, però quello che ci ha permesso di capire questa nostra piccola comparativa fra 4 modelli della storia della Fireblade sono i progressi che sono stati compiuti in 25 anni da queste moto e da queste gomme. Delle gomme parleremo dopo, intanto raccontiamo un attimo com'è questa CBR 1000 RR Fireblade SP 2017. Quello che colpisce di più è l'equilibrio totale, che ci ricorda un pochino quella prima Fireblade 900 che abbiamo provato. In questo caso soprattutto grazie all'elettronica e a tutti i progressi che sono stati fatti da un punto di vista ciclistico e del motore. Il motore ha un'erogazione molto distesa, molto spinta verso l'alto naturalmente. Una soluzione, una scelta che è stata possibile grazie appunto all'avvento dell'elettronica, che mitiga tutti quelli che sono gli effetti negativi di un'erogazione appunto spinta verso gli alti regimi, eliminando impennate, perdite di aderenza della ruota posteriore e insomma in generale tenendo sempre la moto in assetto anche quando il pilota sbaglia qualche cosa, o comunque correggendo quello che è una personalità del motore che anni fa sarebbe stata inaccettabile. Le sospensioni elettroniche, il controllo di trazione, la gestione del freno motore, l'antiimpennata collaborano tutti sinergicamente e permettono di guidare con una confidenza, con una sicurezza che è assolutamente sconosciuta a modelli di anni precedenti. Una moto alla portata di tutti? Non proprio, un po' perché comunque le prestazioni rimangono veramente molto elevate. Stiamo parlando di una moto da quasi 200 cavalli che raggiunge velocità spaventose in tempi e distanze veramente ridotti, quindi l'elettronica non può farci niente se arrivate con 70 km/h di troppo all'inizio di una curva. Però dove prima bisognava stare attenti, come dicevamo prima, a calibrare il gas, a muoversi sempre bene col corpo, a non esagerare col freno e con la scalata, qui il cambio elettronico, la gestione delle sospensioni attive e tutta l'elettronica che gestisce e che corregge il funzionamento del motore e, perché no, a questo punto anche della ciclistica e dei freni, ricordiamo l'ABS, collabora per rendere la moto sfruttabile. Non per tutti, per le prestazioni dicevamo, ma anche perché le velocità e le potenze frenanti richiedono una certa prestanza fisica ormai, diventa una moto abbastanza impegnativa da spremere per più di 5-6 giri. Parallelamente all'evoluzione di queste moto meravigliose che ci hanno portato nel giro di 25 anni a dei contenuti tecnici pazzeschi, quasi inarrivabili e impensabili appunto 25 anni fa. È passato quasi un quarto di secolo. Ci piace sottolineare però anche il comportamento delle gomme. La CBR 2017 è stata calzata dai ragazzi di Pirelli con le Diablo Rosso 3, ovvero la proposta più recente per quanto riguarda la gamma di gomme stradali che possono essere utilizzate a piacimento anche in pista. Qui come si sono comportate? Molto bene, vi diciamo la verità, dopo 2-3 giri in cui si prendeva confidenza con la moto, bisognava effettivamente pensarci, bisognava fare mente locale per ricordarsi che non avevamo gomme in mescola. Tale tante la sicurezza garantita dall'avantreno in inserimento e in percorrenza e anche dal retrotreno, che alla fine comincia ad alzare un pochino bandiera bianca solo dopo diverse tornate e quando si comincia a fare veramente sul serio con l'acceleratore.
È una gomma eccezionale se pensiamo a che cosa è in grado di fare, e sinceramente sia la moto che la gomma, se ci pensate un attimo, potenze e prestazioni dei pneumatici con ogni probabilità avrebbero permesso a un buon pilota di vincere un mondiale Superbike agli inizi degli anni 2000. Pensate solo un attimo alle potenze che c'erano in gioco allora e quelle che ci sono adesso, a livello di sofisticatezza dell'elettronica e a livello di aderenza consentito dalla gomma. Se a voi sembra poco, a noi no. Sinceramente adesso chiunque è in grado di accedere a un livello tecnologico che prima era riservato soltanto ai top rider, agli ufficiali del mondiale delle derivate di serie. Scusate se poco.